Ho notato con moltissimo piacere che ultimamente tante persone hanno acquistato sotto mio consiglio o anche sotto consiglio di altre persone sui vari gruppi Facebook e forum online la carissima Sony Alpha 6000 come primissimo corpo macchina. E sono genuinamente felice di ciò perché soprattutto il prezzo di vendita che ha adesso questa macchina, sia sul mercato dell'attrezzatura nuova che su quello dell'usato, è veramente una piccola bomba di corpo macchina che presenta un impressionante rapporto qualità-prezzo. Ma oggi io non sono qui per tessere le lodi di questa macchina, bensì per elencare a quelli meno esperti, a quelli che hanno comprato per la prima volta un corpo macchina mirrorless, quali siano le migliori impostazioni per iniziare a utilizzarla al 100% delle sue potenzialità, per iniziare a utilizzarla al meglio. Visto che la possiedo e visto che alcuni di voi sia qui su YouTube che su Instagram e Facebook mi hanno chiesto più di una volta di realizzare un video simile, anche perché, diciamocela tutta, è veramente difficile districarsi tra i menu di queste Sony. Partiamo da un presupposto. La Sony Alpha 6000 perde più della metà della sua efficienza se utilizzata in modalità automatica. Quindi il primo passo è senza ombra di dubbio quello di spostare la ghiera delle modalità sulla M, che sta per modalità esposizione manuale. Se non sapete come utilizzare la modalità manuale, prima di tutto vi servirà imparare le vere e proprie basi tecniche della fotografia. Senza quelle infatti non riuscirete mai, e dico mai, per 1000 motivi diversi, a tirare fuori il meglio dalla vostra camera. Ora, esistono diversi manuali di fotografia per imparare le basi, sono uno più valido dell'altro, ma se volete qualcosa di rapido, facilmente comprensibile e soprattutto gratuito, su questo mio canale c'è una playlist completamente dedicata all'argomento, fotografia in pillole. Qualora siate interessati quindi ad approfondire i vari tecnicismi della fotografia e del videomaking, ve la lascio qui in alto nelle schede. Vi avviso però che i primi episodi sono veramente bruttini. Non avevo i mezzi per tirar fuori qualcosa di buono sia per quanto concerne la qualità video che quella audio, ma comunque i contenuti ci sono e andando avanti migliora tutto esponenzialmente, mettiamola così. Chissà, magari in futuro mi deciderò a fare un remake dell'intera serie. Avrei seriamente intenzione di farlo prima o poi. Comunque sia, andiamo avanti. Una volta consci delle basi, tuffiamoci negli intricatissimi menu Sony. Possiamo navigare all'interno dei menu in due modi, o usando la ghiera frontale come pad direzionale per muoverci nelle 4 direzioni, oppure ruotandola per spostarci in basso ed in alto e usando la ghiera del diaframma per spostarci in orizzontale tra le varie schede. Innanzitutto, qualora la vostra macchina non sia impostata in italiano, per pura praticità spostiamoci nell'ultimo menu e andiamo nella tab numero 4. Da qui selezioniamo Language confermando con il tasto centrale della ghiera, dopodiché selezioniamo Italiano. Attenzione, è anche possibile che la vostra macchina non abbia la lingua italiana installata. In questo caso bisognerà per forza di cose installare Open Memories per sbloccarla. Anni fa avevo fatto un video su questo argomento. Qualora quindi non abbiate l'italiano, stoppate qui questa guida e andate prima a sbloccarlo. Vi lascio il video utile sempre qui in alto nelle schede. Una volta impostata la nostra macchina in italiano, cerchiamo di fare le cose con ordine e iniziamo dalla prima tab del primissimo menu. Innanzitutto, se siete neofiti e se la Sony Alpha 6000 è il vostro primo corpo macchina, sicuramente non saprete ancora decidere se volete scattare in RAW ed editare quindi poi in post i vostri scatti o in JPEG. Per questo motivo noi oggi imposteremo entrambi i formati. Una volta capita la vostra strada però, ed io se volete prendere sul serio la fotografia vi consiglierei di lavorare con il formato RAW praticamente sempre, per risparmiare spazio sulla scheda SD vi consiglio di scegliere in maniera definitiva l'uno o l'altro. Impostiamo quindi 24mm su dimensione immagine, 3 secondi sul rapporto d'aspetto, il formato 16 noni cropperebbe i vostri scatti e RAW e JPEG alla voce qualità. Formato file invece è una voce legata direttamente alla qualità dei video che l'Alpha 6000 andrà a catturare, non incide sulle fotografie. Ma già che ci siamo, andiamo ad impostare la qualità massima
anche per i video. Sul formato file quindi scegliamo, se la velocità della vostra scheda SD ve lo permette, XAVCS. Nella seconda tab invece alla voce impostazioni registrazione selezioniamo 60p50m o 50p50m per chi gira in PAL per catturare dei video a 60 o 50 fps, quindi per poter girare delle scene leggermente in slow motion, oppure 24p50m o 25p50m per catturare dei video a soli 24-25 fps ma con una quantità di dettagli maggiore. Questo valore è quindi dipendente dal tipo di video che andrete a girare. Se non avete bisogno di eseguire degli slow motion vi consiglio di selezionare 24p50m o 25p50m nel caso del PAL per riuscire a tirar fuori il massimo della qualità. Ma all'occorrenza sentitevi liberi e pronti a cambiare. Modo avanzamento definisce la tipologia di scatto. Questo può essere definito anche direttamente in camera premendo il tasto sinistro del D-pad. Io solitamente scelgo scatto multiplo high per poter scattare in raffica al massimo della velocità. Ma tutti questi metodi di scatto sono utili dipendentemente dalla situazione nella quale vi trovate, specialmente nel caso del lato scatto, che a volte può essere il vostro miglior amico. In modo flash, senza approfondire troppo il discorso perché ci sarebbe veramente troppo da dire sul flash, sulle tendine e su tutto ciò che ruota intorno al mondo della luce artificiale in fotografia, selezionate flash forzato e andiamo avanti. Compensazione flash a più o meno 0. Riduzione occhi rossi su attiva, visto che può essere sempre e comunque molto utile, e modo di messa a fuoco. Se la vostra lente ha il controllo del fuoco automatico potete lasciarla su AF continuo. Il modo di messa a fuoco è però ovviamente un'altra di quelle impostazioni che vi troverete a cambiare in fase di scatto, soprattutto se volete focheggiare in manuale in determinate circostanze. Ma andiamo avanti. Terza tab. Area messa a fuoco è un'altra impostazione che dipende dal vostro stile di fotografia e dovrete sceglierlo autonomamente. Questa opzione va semplicemente a definire quale area terrà in considerazione il motore di messa a fuoco automatica per l'appunto mettere a fuoco il vostro soggetto. Se siete veramente agli inizi vi consiglio di scegliere ampia, ma anche qui vi consiglio comunque di sperimentare nel tempo tutte le varie configurazioni. In velocità F, salvo rari casi, veloce sarà più utile degli altri, quindi noi selezioniamo veloce. In durata inseguimento F selezioniamo alto e impostiamo 0,3 EV in passo esposizione per poter controllare l'esposizione nella maniera più precisa possibile. Quarta tab. Gli ISO potrete e dovrete modificarli in fase di scatto premendo il tasto destro del D-pad, ma per ora impostiamoli su auto. Modo misurazione esposizione va a definire il punto che l'esposimetro terrà in considerazione per dirci se il nostro scatto è esposto bene oppure no. Io imposterò centro perché mi trovo bene con la misurazione dell'esposizione al centro, ma anche questo ovviamente è abbastanza soggettivo, quindi se volete scegliere altro sentitevi liberissimi di farlo. In bilanciamento del bianco scegliamo automatico. Impostando manualmente il bilanciamento del bianco spesso riusciremo a tirar fuori degli scatti migliori, ma questa è una funzionalità molto avanzata, quindi per ora limitiamoci all'automatismo della nostra cara Alpha 6000 che funziona comunque estremamente bene. In DRO HDR Auto impostiamo ottimizzazione gamma dinamica automatico. Non tocchiamo invece lo stile personale. Su Sony Alpha 6000 purtroppo non funziona troppo. Passiamo quindi alla quinta tab. Qui, per via di tutto ciò che abbiamo già configurato, zoom, ingrandimento messa a fuoco e esposizione lunga NR non saranno disponibili. ISO alta NR invece va a definire la quantità di riduzione del rumore per le immagini scattate ad alti ISO. Per non tirar fuori tantissimo rumore dai nostri scatti, ma al contempo per non smarmellare tutto, consiglio di impostare questo parametro su normale. AF agganciato al soggetto molto spesso sarà un problema più che un alleato, anche se spesso può essere utile. Quindi di standard lasciamolo su disattivato. È indifferente invece ciò che selezioneremo su sorriso rilevamento visi, ma per aiutare gli automatismi della camera consiglio comunque di attivarlo. Nella sesta e penultima tab della prima parte di questo menu, senza ombra di dubbio la più vasta in assoluto, avremo poco da configurare. Quindi scegliamo velocemente di attivare lo Steady Shot se disponibile. Nel mio caso non è disponibile, ma si tratta dello stabilizzatore dell'ottica, quindi nel caso montiate ottiche Sony per voi sarà disponibile.
e selezioniamo sRGB in spazio colore. Infine, nell'ultima tab di questo primo menu, attiviamo sia l'otturatore lento automatico, sia la registrazione audio che la riduzione del rumore del vento. Perfetto, spostiamoci quindi nel secondo menu, quello con l'ingranaggio, menu sul quale mi dilungherò molto di meno perché è pieno di funzioni secondarie, facoltative e pro, che esplorerete soltanto individualmente in futuro. Impostiamo quindi Mode zebrato su disattivato, è molto utile ma non ci servirà in questo momento. MF assistita inattivato per farci aiutare quando focheggeremo in manuale, tempo di ingrandimento messo a fuoco su 2 secondi, regola dei terzi su linea griglia e revisione automatica su 2 secondi. Da tasto disp inoltre potremo customizzare tutto ciò che può mostrare o nascondere il tasto disp che abbiamo sul corpo macchina. Nella seconda tab teniamo il livello contorno su disattivo, anche questo è molto utile ma per ora non ci servirà, ed ignoriamo tutto il resto. Nella terza tab attiviamo il Pre-AF, impostiamo la voce Finder Monitor su automatico, abilitiamo lo scatto senza obiettivo per poter utilizzare ottiche adattate o vintage e attiviamo AF con P-scatto. Nella quarta tab impostiamo invece l'AEL con otturatore su automatico e lasciamo per ora tutto il resto così com'è. Ignoriamo invece la quinta e la sesta tab che presentano solo funzionalità estremamente avanzate o prettamente legate alla personalizzazione. Nel menu della connettività c'è poco da toccare, ma vi consiglio di mettere la camera in modalità aereo attivando la modalità aeroplano ogni qualvolta non sarà connessa a nessun dispositivo. Questo infatti vi farà guadagnare un bel po' di autonomia della batteria. I menu delle applicazioni e della visualizzazione dell'archivio fotografico sono completamente superficiali ed accessori, possiamo quindi tranquillamente saltarli a pie pari. Nell'ultimo menu invece impostiamo la luminosità del monitor in manuale a più o meno 0 per poter vedere per bene lo schermo senza però consumare troppa batteria e non tocchiamo invece tutto il resto delle impostazioni, specialmente quelle legate al mirino. Nella seconda tab impostiamo disattiva sul menu a riquadri, attiva su guida manopola modo e non tocchiamo nient'altro. La terza tab possiamo lasciarla invariata, mentre nella quarta, che avevamo già visto all'inizio di questa parte del video, se vogliamo e se è necessario farlo, possiamo aggiornare la data e l'ora del nostro corpo macchina. La quinta e la sesta tab del menu sono prettamente legate al controllo della scheda SD. L'unica opzione veramente utile qui in mezzo è formatta, grazie alla quale potremo formattare la nostra SD direttamente in camera. Io non posso farlo perché al momento non ho montato una scheda SD. Ma è questa impostazione qui. Detto ciò, abbiamo letteralmente finito. La vostra Sony Alpha 6000 adesso è pronta a lavorare al massimo delle sue potenzialità e voi siete pronti a sfruttare al meglio questo corpo macchina. Quindi questo video può concludersi qui. Io spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se così fosse vi invito a lasciarmi come al solito un commentino qui sotto facendomi sapere cosa ne pensate di questa breve guida. Inoltre, qualora abbiate domande di qualunque tipo, sentitevi liberi di commentare chiedendo tutto ciò che volete. Solitamente cerco di rispondere a tutti e sono sempre molto felice di aiutare le persone ad entrare nel meraviglioso mondo della fotografia. Noi quindi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale. Alla prossima gente. Bye bye.